Il sapone non fu inventato, fu scoperto. Quando la pioggia cadeva sulle ceneri dei fuochi dove si cuocevano le carni, gli ossidi alcalini reagivano con i grassi gocciolati al suolo. Si formavano piccole quantità di sapone grezzo. L'uomo osservò quel fenomeno e capì che poteva riprodurlo. Molto prima della soda, molte civiltà usavano piante ricche di saponine. La Saponaria officinalis in Europa, la Yucca nelle Americhe, il Sapindus mucorossi in Asia. Queste piante producevano una schiuma naturale, usata per lavare tessuti e corpo. Erano i primi saponi vegetali. I Romani perfezionarono l'uso della cenere di legna. Filtravano liscivia attraverso strati di sabbia e ghiaia, ottenendo una soluzione più pura. Mescolavano poi la liscivia con grassi animali, creando un sapone ruvido ma efficace, usato soprattutto per tessuti e lana. Nel mondo arabo si sviluppò un metodo più raffinato: olio d'oliva, liscivia concentrata e lunghe cotture. Da questa tradizione nasceranno i saponi di Nablus, Aleppo e Castiglia. La tecnica prevedeva bolliture lente e ripetute, con separazione naturale del sapone dalla soluzione. Per secoli, nelle campagne europee, si usò la levata su liscivia. Si scioglieva molta soda in acqua, si versava nell'olio e si cuoceva per ore. Il sapone galleggiava e veniva raccolto con una schiumarola. Era un metodo semplice, ma richiedeva molta soda e molta pazienza. Il sapone veniva lavato più volte con acqua e sale bollenti per eliminare la soda non reagita. Poi veniva lasciato sgocciolare e asciugare. Era un sapone sgarbato, adatto ai panni, ma usato anche per il corpo dai nostri nonni. Gli antichi metodi avevano un vantaggio ambientale. Si recuperavano grassi che altrimenti sarebbero stati buttati, grassi di macellazione, oli di frittura, fondi di serbatoi. Tutto veniva trasformato in sapone. Era un esempio di economia circolare ante litteram. Tra i saponi antichi, il più celebre è il sapone di Aleppo: olio d'oliva, olio di alloro e una stagionatura di circa 9 mesi. Il colore verde rossiccio nasce dall'ossidazione naturale dell'alloro. Un sapone che unisce tradizione, scienza e pazienza. L'olio di alloro contiene acido laurico, raro negli oli vegetali. Questo dona al sapone di Aleppo una schiuma più ricca e cremosa rispetto al semplice sapone d'oliva. Un risultato ottenuto secoli prima dell'arrivo dell'olio di cocco nel mondo del sapone. Nel Medioevo, in Europa, si svilupparono saponi regionali: il sapone di Marsiglia, basato sull'olio d'oliva; il sapone di Castiglia, famoso per la sua purezza; saponi inglesi e tedeschi, spesso a base di sego. Ogni regione usava ciò che aveva: oli, grassi, erbe, ceneri. Con l'arrivo della soda pura nel XVIII e XIX secolo, i metodi antichi cambiarono. La reazione divenne più controllata, il sapone più stabile, la produzione più sicura, ma le tecniche tradizionali rimasero vive nelle famiglie e nelle campagne fino al secolo scorso. Gli antichi metodi ci ricordano che il sapone nasce dall'osservazione della natura. Oggi la chimica ci permette di controllare ogni fase, ma la storia ci insegna che tutto è iniziato da un fuoco, da una pioggia e da un'intuizione. Se questo viaggio nel passato ti ha affascinato, continua la serie. Ogni episodio aggiunge conoscenza e consapevolezza. Sostieni il progetto con un mi piace e condividi il video. La cultura del sapone vive grazie a chi la tramanda.